Ciao amici del bosco, oggi vi faccio vedere cos'è una disco soup. Vedete quante persone ci sono qua dietro? Sono circa 300 e stanno mangiando del cibo che altrimenti sarebbe stato buttato. Vai, Sì. Oggi abbiamo recuperato più o meno sui 200 kg di cibo. È stato calcolato che circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato. Abbiamo iniziato ieri raccogliendo il cibo, siamo andati in giro per negozi a chiedere a fine giornata cosa avessero in avanzo e ci hanno veramente regalato un sacco di cose, soprattutto pane e verdure. Tutto questo oggi è diventato cibo. Prima di tutto si controlla cosa si è trovato, poi si pensa a quali ricette realizzare, poi tutti al lavoro accompagnati dalla musica. Ma che scherzo, tu preoccupare. Tieni, un po' di roba si dà. Scusa, porta la macchina qua, no? Sì, ok, glielo dico, devi tornare qua. Tocca anche lavorare poi. Sì, glielo dico. E voilà, guarda quante cose. I mandarini sono un po' ammaccati, questi no? Ormai non si vendono più, ma la maggior parte sono ancora buoni, quindi meglio recuperare. Le mettiamo in fila, facciamo una fila con tutte le cassette in modo da avere una visualizzazione a colpo d'occhio di cosa possiamo cucinare, anche nella zuppa, che potrebbe essere in effetti oggi una cosa principale. Sono 6 anni, facciamo disco soup e non si è mai fatto la zuppa, quindi può anche essere bello pensare a una zuppa per la prima volta che possa andare bene per tutti. Centrale. Oggi abbiamo recuperato più o meno sui 200 kg di cibo, cercheremo di cucinarlo tutto il più possibile perché c'è tanta gente. Anche io partecipo alla disco soup e qui facciamo l'insalata. Abbiamo analizzato un po' tutto il cibo che avevamo per decidere collettivamente il cibo che poi cucineremo per il pranzo di oggi. Decidiamo le ricette e cominciamo a lavorare in squadre. La disco soup nasce anni fa in Germania con un gruppo di persone dal movimento Slow Food che hanno creato questa iniziativa per la prima volta, e da lì si è iniziata a diffondere in maniera libera, no? Proprio open source, nel resto di Europa, soprattutto in Francia. Frutta, verdura, pane, e là dietro in fondo trovate le spezie, il sale. L'abbiamo adattato, no, anche ai nostri bisogni, che erano soprattutto quello di partire da ricette quotidiane delle persone che partecipano, no? Non di fare il master chef dove arriva lo chef, no? Proprio far vedere che la cucina appartiene alle persone nel loro quotidiano. Quindi abbiamo preso, l'abbiamo riadattato e adesso da 5-6 anni, cioè dal 2017, stiamo facendo disco soup soprattutto intorno a Firenze, ma anche a giro poi per l'Italia. Sono stati formati dei gruppi di lavoro che insieme hanno deciso cosa cucinare. Si è fatto il menù e poi tutti a tagliare, a lavare, a sminuzzare, a preparare il pranzo da condividere tutti insieme. Se metti un altro pizzico che dico sopra. Sto perdendo olio e origano! La disco soup è proprio un'attività da permacultori, perfetta rispetto a tutte le etiche, un principio fondamentale: non produrre rifiuti. Seguendo un po' anche i principi della permacultura si cerca di non sprecare, si cerca di integrare invece che separare, si cerca di fare in modo che questo raccolto, queste risorse che ci sono, vengano messe, no, a buon frutto e si ricondividano con le persone. No? L'altro buco. Ah, è quello, ok, di qua. Ci si diverte, quindi si celebra, no? Si fa tutto questo e si fa insieme, no? È una cosa che è pienamente permaculturale nel suo modo anche di essere, per questo era bello presentarla alla plenaria dell'Accademia Italiana di Permacultura. È una pozione magica, non è una Sono i vari tavoli, ogni tavolo una ricetta, ognuno sta portando avanti la preparazione, quindi c'è qualcuno che ha già messo in forno, qualcuno che ovviamente ha già messo sul fuoco, sui 3 fuochi che abbiamo. Sono in corso le insalate, il pane è stato tagliato, sono arrivati
i DJ e la DJ di musica come ingrediente fondamentale per la disco SUP. Le operazioni di taglio sono ancora in corso, sono partite anche le cotture, quindi andiamo avanti, ma lavorare con la musica, soprattutto in compagnia, non fa fatica. Stiamo preparando i fiori di cavolo per poi passarli al forno e fare dei crostini. Le funzioni sono sensibilizzare allo spreco alimentare, quindi divulgare e far capire quanto il problema dello spreco alimentare sia effettivamente un problema enorme, far capire, no, alle persone quanto questo cibo che magari oggi sarebbe stato buttato nel cassonetto, ieri lo stavano, insomma, era al limite, no, possa diventare comunque cibo delizioso, e quindi tutte queste risorse non vanno sprecate. E soprattutto integrare, no? Integrare invece che separare, cioè fare in modo che tante persone che non si conoscono possono trovarsi qui insieme. Vi abbiamo fatto vedere come si realizza una disco SUP in tutte le sue fasi, perché tutti quanti possiate replicarla, è veramente divertente, funzionale e alla fine c'è una festa meravigliosa. Grazie a Giulia e grazie a Lorenzo, mi hanno fatto fare un'esperienza bellissima, la disco SUP la consiglio proprio, guarda, condividete il video così ne avremo tantissime. E iscrivetevi al canale. Grazie Lorenzo, grazie Giulia. Facciamo tutti la disco SUP. Iscrivetevi al canale.